Tutti ripetono che la motivazione non conta e che la disciplina è tutto. Eppure c'è qualcosa che sta alla base di entrambe, una forza più profonda, ed è la volontà pura. Ed è una forza che può trasformare veramente la tua vita. Scopriamo cos'è la volontà pura attraverso la storia di una leggenda del Giappone. In Giappone lo chiamavano il lupo, Chiyonofuji Mitsugu, leggendario lottatore di sumo. Era considerato troppo piccolo per il suo sport, eppure possedeva qualcosa che pochi sviluppano nella vita. Una volontà capace di piegare il destino. Non vinceva per forza bruta, ma per il dominio su se stesso. Ogni muscolo, ogni gesto, ogni respiro era l'espressione di una sola cosa: volontà pura. Il sumo non è soltanto un combattimento, è un rito antico, un dialogo tra corpo e spirito, radicato nello Shinto, la via dei kami, le divinità della natura. Sul dojo nulla è casuale. Il battito dei piedi scaccia gli spiriti maligni. Il lancio del sale purifica lo spazio. Il silenzio prima dello scontro è preghiera. Nel sumo la vera forza non è violenza, è energia spirituale controllata. Il problema di Chiyonofuji è che era troppo magro per il sumo. Da giovane gli dicevano che non ce l'avrebbe fatta. Era troppo snello, troppo piccolo per un mondo dominato da corpi giganteschi. Ma il suo maestro, Kokonoe Oyataka, ex campione, vide in lui qualcosa che nessun occhio allenato riesce a cogliere subito. Una ferocia interiore e una volontà incrollabile. Per compensare il corpo inadatto, Chiyonofuji trasformò la volontà in metodo. I suoi allenamenti erano quasi disumani. Centinaia di shiko per radicare forza e centratura, matawari per elasticità e controllo, isometrie per stabilità e presa, duelli con avversari più pesanti per tecnica e tempismo. Non si limitava ad allenarsi, studiava, osservava ed imparava. Il suo stile venne definito il sumo della bellezza e della potenza. Un telecronista disse una frase: quando Chiyonofuji sale sul dojo, l'aria stessa cambia. Chiyonofuji attingeva una forza che tutti possediamo, ma che nessuno risveglia. La stessa forza di volontà che tiene vivo il lupo negli inverni più duri. La volontà pura. Cos'è la volontà? La volontà è una delle tre forze dell'anima: pensare, sentire e volere. È la parte più istintiva, profonda, oscura, ma quando illuminata con la coscienza diventa un fuoco che trasforma la vita. Solo chi scende nelle proprie ombre interiori e domina i suoi impulsi, la stanchezza, la paura, può risvegliare la volontà come forza spirituale. Basta guardare la sua storia. Era destinato alla debolezza. Ha trasformato il limite in potere. È passato da un volere istintivo a un volere cosciente, presente. Questa è l'evoluzione dell'essere umano. Chiyonofuji vinse più di 1000 incontri. Fu il primo a conquistare 31 tornei e divenne Yokozuna, non più solo un atleta, ma un sacerdote guerriero del ring. Infatti, quando si ritirò, disse una frase rivelatrice: la forza fisica ha raggiunto il limite e anche la volontà è venuta meno e ho deciso di ritirarmi. Lo disse con rispetto. Sapeva che è la volontà che sorregge il corpo, non il contrario. La volontà, quando viene elevata, risveglia forze che non pensiamo di avere, forze che possono realmente cambiare il nostro destino. Se vuoi condividere la tua riflessione, lasciala nei commenti. Magari questo messaggio ti è arrivato al momento giusto, non è un caso. Iscriviti al canale per supportare e ci vediamo presto per un altro video. Solo perché oggi ti alleni non significa che domani sarai più forte, ma quell'allenamento tra 2 o 3 anni darà frutto. Devi solo credere in te stesso. Ciò che conta realmente è la fede.